Dixo ha rilasciato Purro 6 con il nuovo D-Prime XD3 per tutti i sensori, DNG più leggeri, rimozione automatica della polvere, batch più veloci, ma la domanda è un'altra. Ha senso oggi, soprattutto con il Denoise AI già integrato in Lightroom? In questo video non farò ancora dei test pratici, voglio prima capire insieme a voi cosa cambia davvero a livello tecnico e dove può fare la differenza nel modo in cui costruiamo un file RAW il Purro 6. Le prove sul campo quindi arriveranno nel prossimo video. Prima di tutto partiamo da un concetto, una cosa veramente fondamentale, e cioè il file RAW non è un'immagine e il sensore registra solo e unicamente dati. Ogni pixel inoltre registra un solo colore e serve un processo di ricostruzione per ottenere un'immagine RGB completa. Questo processo si chiama demosaicing o demosaicizzazione in italiano ed è in questa fase che nasce davvero la qualità del file. Per quanto riguarda i sensori, la maggior parte dei sensori utilizza la matrice Bayer. Ogni pixel registra un solo rosso, verde o blu. Il verde però è il più presente perché l'occhio umano è più sensibile alla luminanza. Il software a questo punto deve ricostruire le informazioni mancanti ed è qui che il demosicing diventa fondamentale. Tradizionalmente il flusso di lavoro è questo. Prima si ricostruisce l'immagine e poi, solo successivamente, si interviene per ridurre il rumore. Sono normalmente due passaggi separati. Ed è qui che l'approccio di Purro è completamente diverso, perché il demosicing, cioè la ricostruzione dell'immagine, e il denoise, cioè la rimozione del rumore o disturbo digitale, avvengono assieme durante la ricostruzione del file. Il punto critico quindi è quello di distinguere il rumore e dettaglio, ma subito, fin dall'inizio. Con la versione 6 di Purro, il D-Prime XD3 ora è disponibile per tutti i sensori Bayer, mentre nelle versioni precedenti era disponibile solo e unicamente per le versioni X-Trans di Fuji. XD significa Extra Detail, ma non si tratta semplicemente di togliere genericamente più rumore, si tratta di preservare microdettaglio e qualità tonale proprio durante la ricostruzione del file. Il microdettaglio non è nitidezza, è la trama fine dell'immagine, la struttura sottile che dà presenza alla superficie. Pensate, che ne so, a un prato in controluce o una superficie in pietra, una roccia. Il microdettaglio è quella separazione sottile che dà tridimensionalità. Se viene compattato, l'immagine sembra più pulita, ma perde completamente struttura. Un denoise aggressivo può compattare questa trama. Un approccio più raffinato cerca al contrario di mantenerla separata. Non si tratta quindi solamente di togliere il rumore, ma al contrario di mantenere la struttura. E poi c'è la transizione tonale, che è il modo in cui una tonalità si trasforma in un'altra. Abbiamo esempi lampanti nei cieli, nelle ombre, nelle lunghe esposizioni. Questa qualità diventa assolutamente evidente. Passaggi più fluidi significano immagini più naturali. Ridurre il rumore, quindi, non è la stessa cosa che costruire la base tecnica di un file RAW. Un denoise interviene sull'immagine già ricostruita. Un approccio integrato invece lavora mentre l'immagine prende forma e quindi sono due approcci completamente diversi. Lightroom oggi integra un denoise AI molto valido. Io lo utilizzo molto, lo ammetto. È pratico, immediato ed è inserito perfettamente nel flusso di lavoro. Purro nasce con un obiettivo diverso, cioè intervenire nel primo step del workflow, nella fase cioè di ricostruzione del file. Quindi la questione non è meglio o è peggio, è una questione di dove si sceglie di intervenire. Ok, dopo questa premessa, che è secondo me davvero importante, andiamo a vedere quali sono le novità concrete di Purro 6.
Quindi abbiamo il D-Prime XD3, che è un algoritmo di denoising che supporta adesso anche i sensori Bayer, non solamente i sensori X-trans diffusi. Poi abbiamo l'High Fidelity Compression, che è una delle novità sicuramente più interessanti ed è la nuova compressione DNG. I file risultano molto più leggeri rispetto ai DNG tradizionali, pur mantenendo qualità e gamma dinamica. Nella versione precedente i DNG erano davvero pesanti, con conseguente anche problema a livello di archiviazione. Poi è stata introdotta la rimozione automatica della polvere del sensore, che può essere utile soprattutto nel paesaggio quando usiamo diaframmi molto chiusi. E infine è stato migliorato anche il processamento in batch, cioè di tanti file che vengono processati contemporaneamente. Le immagini vengono elaborate in parallelo, riducendo i tempi su grandi volumi di file. E quindi quando può aver senso Purro 6? Purro 6 ha senso se lavoriamo spesso in condizioni di luce difficile, vogliamo preservare il micro dettaglio e transizioni tonali, oppure si preferisce intervenire prima della fase creativa. E aggiungo, quando anche abbiamo file creati da sensori piccoli, vedi ad esempio droni, file che arrivano da macchine fotografiche datate o quando lavoriamo ad altissimi ISO. In definitiva, quando vogliamo avere immagini veramente, ma veramente di alta qualità. Arriviamo quindi alla questione prezzi. Questi sono i prezzi ufficiali di lancio. Purro 6 è disponibile come nuova licenza oppure come upgrade per chi proviene dalle versioni precedenti. Ma attenzione, è disponibile una versione trial, cioè una versione di prova assolutamente completa per 14 giorni con tutte le funzioni attive. Trovate il link in descrizione. Se poi decidete di acquistarlo, potete utilizzare il codice Nico Ruffato, scritto tutto attaccato, che offre il 15% di sconto sulla nuova licenza per i nuovi clienti. In questo modo potete anche aiutare il canale e darmi la possibilità di creare altri video e recensioni. Spero che questa panoramica vi sia stata utile. Nel prossimo video metterò Purro 6 alla prova sul campo. Nel frattempo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se lo state già usando, se farete l'upgrade o se siete curiosi di provarlo. Se il video vi è stato utile iscrivetevi al canale. Grazie per essere arrivati fino a qui, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!